Ciao a tutti cari amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2024. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del leone, periodo di prosperità, abbondanza, concretezza, creazione di qualcosa o gestazione di qualcosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link sia ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e poi trovate anche tutti i link ai corsi che vado via via organizzando, alle novità, insomma, aprite sempre la descrizione, poi per eventuali informazioni aggiuntive mi contattate via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di novembre. Partiamo con una regina di bastoni, l'appeso, 2 di bastoni, il carro, 10 di coppe, 3 di spade, 6 di coppe e giudizio. Bene. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, vi darò come dei messaggi un po' sciolti tra di loro, dopodiché andiamo a vedere le varie casistiche per l'amore, singoli, in coppia e via dicendo, il lavoro, i soldi e andiamo a vedere un po' tutti i settori di vita. Partiamo da questa regina di bastoni. Io qui ho come la sensazione che ci sia la necessità di uscire un pochettino dal proprio guscio, mi viene da dire. Per qualcuno c'è proprio come una sorta di chiusura, mi viene da dire. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Però qui, infatti, Re di Pentacoli. È come se qualcuno non si sentisse abbastanza. Siccome il Re di Pentacoli è l'arcano minore dell'imperatore e qui avete l'imperatrice, credo che questo mese potrebbe essere, diciamo così, focalizzato sul creare una propria struttura economica, caratteriale, sociale. C'è come questa voglia di novità. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo la carta della stella e un fante di pentacoli al contrario. Allora, qui è come se ci fosse un pensiero, un sogno, un qualche tipo di obiettivo che è stato parcheggiato, che è stato messo in stand-by, o perlomeno per il mese di novembre potrebbe essere messo in stand-by. Andiamo a vedere il 2. 5 di spade e cavaliere di denari. Come se ci fosse una sorta di confusione sul dove andare, quale futuro potrei avere, come potrei sviluppare questo sogno. Per qualcuno questo sogno di cui sto parlando ha a che vedere
con una formazione di studi. Cioè è come se per creare un nuovo tipo di struttura, un nuovo tipo di forza, mettiamola così, ci fosse il bisogno di valutare bene determinati obiettivi, eventualmente di ricominciare a studiare o di prendere come degli attestati, dei diplomi, per riuscire a vedere al futuro, con una prospettiva migliore. È come se qui poteste puntare a obiettivi più alti nel caso in cui iniziasse un percorso di studio, un percorso di approfondimento, un qualche corso di aggiornamento. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo un re di spade e un papa. Questo re di spade lo sento molto in allineamento con il 5 di spade. Manca una chiarezza mentale qui. E difatti, secondo me, il carro arriva come per dirvi: prendete una decisione, fate una scelta. Voglio un'altra carta per il papa. E difatti anche il 2 di bastone è una carta che parla di indecisione, di scelta. 8 di coppe. Credo che qui qualcuno abbia bisogno, ragazzi, di vedere le cose da un'altra prospettiva e da un punto di vista più spirituale, meno pratico probabilmente. Sapete, no, che quando la parte alta del sistema energetico cambia, automaticamente anche la corrente discendente o corrente manifestante cambia. Cioè, se io cambio modo di pensare, cambio anche la mia realtà, quello che manifesto. E qui è un po' quello il discorso. È come cercare di vedere le cose in prospettiva più ampia. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 9 di bastoni e 9 di spade. Qui c'è qualche preoccupazione probabilmente, qualche paura inerente magari al passato, inerente a quello che è stato, inerente al fatto che ho già vissuto una cosa così, non voglio ricapitarci e quindi è come se si facesse di tutto per, mi viene da dire evitare queste cose, però tenete presente che con il 9 di spade normalmente quello di cui ci si preoccupa è un problema che non esiste più, ok? E probabilmente qualcuno si sta anche difendendo con questo 9 di bastoni perché ha paura che possa essere minata la propria tranquillità. Perché in effetti partendo con questa regina di bastoni mi sento in una posizione un po' precaria, diciamo, a livello di personalità, a livello di carattere, a livello di... È come se fosse un momento di vita un po' così dove dite, ma allora come faccio io a riprendere in mano tutta la situazione? Da dove vado? Che scelta prendo? Come faccio fronte a questa confusione? Però vi dico anche che siete abbastanza strutturati da gestire questa situazione. Andiamo a vedere il 3 di spade. Allora abbiamo un 4 di bastoni, 10 di spade e eremita. Credo che a novembre ci sarà un certo tipo di sacrificio, se vogliamo, da dover fare per mantenere questa sorta di stabilità, di unione. Diciamo che col 10 di spade mi fa ben sperare perché è una carta che ci parla della fine di un ciclo di sofferenza. In realtà il 3 di spade parla di una sofferenza ancora aperta, di una cicatrice ancora aperta che fa male, che brucia. Però tutto sommato avete questo 4 di bastoni e la carta dell'eremita, che è la carta del saggio, che è la carta di colui che ha tutte le doti, le esperienze, le conoscenze, tutto quello che gli serve per far fronte alla situazione. È come se qui un periodo venisse finito. L'ultimo sacrificio, mi dicono.
Andiamo a vedere il 6 di coppe. 10 di coppe che si ripete. Asso di spade, la carta della forza e 2 di pentacoli. Ed è interessante perché in questo mazzo no, però nei mazzi tradizionali anche la carta della forza ha questo simbolo dell'infinito. Io qui credo, ragazzi, che ci sia qualche tema a livello di bambino interiore da dover guarire. Allora, siccome qui abbiamo l'imperatrice e fa anche riferimento alla maternità, alla madre, qui ho come l'idea che per qualcuno si tratti, visto che c'è anche la carta del giudizio alla fine, è come un risveglio su o una persona a livello familiare o su come voi potete diventare miglior madri di voi stessi, uomini o donne che siate, non importa. La parte materna dentro di noi è la parte compassiva, la parte che sostiene, la parte che abbraccia, che accoccola. Andiamo a vedere il giudizio. Sette di pentacoli. Sette di pentacoli, 3 di pentacoli e imperatore. Quindi devo dire, ragazzi, che la parte finale della lettura e anche del mese vi vedrà con una maggior consapevolezza, potrebbero nascere anche delle collaborazioni qui, ma devo dire che acquisirete quel tipo di concretezza, sostanza. Mm, sì, anche ricchezza mi viene da dire. L'imperatore è una carta che parla di abbondanza economica, ok? Bene, allora andiamo a vedere caso per caso. Partiamo dall'amore e partiamo dai single. Ehm, allora ragazzi, io qui ho l'idea che, a parte che siate in una relazione, sia che non lo siate, quindi qui è indipendente, c'è come una sorta di momento di riflessione. Probabilmente qualcuno vuole delle cose, vorrebbe delle cose, potrebbero anche mancare degli strumenti, delle conoscenze per ottenere quello che si vuole in coppia o diciamo così più genericamente nell'amore. Sento che qualcuno ha un po' perso le speranze, sia che abbiate il partner che no. Ehm, Però insomma, vedendo questo fante di bastoni, credo che qui ci sia comunque una certa vitalità, una certa forza, una certa verve per far sì che si possano iniziare a prendere in considerazione o certe persone o certi obiettivi. Perché qui ragazzi vedo che potrebbe arrivare una persona che non rientra per niente nei vostri parametri e che quindi cominciate a dire ma che tipo di futuro posso creare con questa persona? O se per caso è un momento dove avete una relazione diciamo di lunga data e, e scusate, ho sentito un forte gusto di alcol, ok? Quindi per qualcuno qui ci potrebbe essere qualche tema del tipo che tipo di persona, cioè che tipo di relazione posso iniziare con una persona che magari beve troppo, ok? Vi dico che non era vino, era super alcolico. Scusate, apro un attimo la gatta. Ok, parliamo di lavoro invece adesso. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, direi che non vi potete lamentare, sia che siate dipendenti, sia che siate autonomi, vedo comunque una certa linearità nel lavoro, insomma, non vi mancherà. Più che tutto, io credo che con queste due carte ci sia un po' di confusione, un po' di paura eventualmente, c'è come un qualche tema che potrebbe tenervi un po' sulle spine, però niente, di preoccupante, insomma, cioè è più la vostra testa che crea le preoccupazioni per problemi che in realtà non ci sono.
Ok, se siete disoccupati, ehm, se siete disoccupati, credo che potrebbe iniziare una collaborazione, come se doveste definire degli obiettivi nuovi. Effettivamente, puntando più in alto, ma ve lo dico anche per queste due carte, è come se riuscisse ad avere una visione di insieme maggiore. Io credo che qualcuno abbia o già mandato dei curriculum o già sparso la voce, ma potrebbe nascere qualche cosa di interessante, considerato che alla fine abbiamo anche l'imperatore, potrebbe essere una collaborazione ben stabile. Quindi per tutte le persone che sono disoccupate è più facile che inizi una collaborazione piuttosto che un lavoro dipendente. Sapete, ci sono quelle collaborazioni dove in realtà sì, c'è un capo, una persona che gestisce e poi ci sono le persone che lavorano per questo capo, però ognuno di loro ha partita IVA, e si fanno come dei contratti interni. Quindi la vedo un po' su questo stile. Se invece siete dipendenti, come vi dicevo, non vi potete lamentare, nel senso che vedo l'azienda dove lavorate abbastanza solida, l'ambiente di lavoro, insomma, tutto sommato abbastanza armonioso. Siete un po' voi forse che siete reticenti, ma avete anche questo appeso, è come se foste così, sì, sospesi, in stand-by probabilmente. E se invece siete autonomi, ragazzi, qua diciamo l'invito è quello di aprire gli orizzonti, espandervi. E che continuo a guardare questo fante di pentacoli al contrario, io ho come la sensazione che vi manchino dei titoli di studio, vi manchino delle conoscenze, vi manchi qualche cosa, per cui vi sentiate così, preoccupati, piuttosto che sulla difensiva, piuttosto che confusi. Qui c'è poi da andare a scavare nel passato, con questo 6 di coppe. Comunque, come se ci fosse qualcosa. Perché anche il 9 di spade è una carta che dice che vi state preoccupando di qualche cosa che è successo in passato, però. Che adesso non. È come se non ci fossero le basi perché questa cosa succedesse. Quindi anche le preoccupazioni sono senza fondamento. Attenzione ai troppi pensieri nel mese di novembre. Se dovessimo parlare invece di progetti, parliamo di progetti adesso. Mm, io sento ragazzi che prima di andare verso cose nuove, prima di fare scelte, decisioni, contratti, credo che abbiate bisogno di riprendere un pochettino contatto con voi stessi e chiedervi che cosa mi fa felice, qual è il progetto che voglio portare avanti. Qui sento che c'è come una decisione da prendere, un certo tipo di direzione da dare a una situazione che in questo momento con queste due carte diventa difficile calcolare. Ehm, è come se doveste vedere le cose da un punto di vista più ampio, più alto, più spirituale. Se per caso vi dico, io ho la sensazione che qualcuno potrebbe decidere di creare delle collaborazioni per portare a termine questo progetto, per far partire questo progetto, per dare una giusta direzione a questo progetto. C'è comunque qualche cosa che bolle in pentola per molti di voi, a livello di progettualità. ehm, Se per caso quel progetto, sapete che la parola figli e progetti nei tarocchi possono essere interscambiabili, se per voi quel progetto è il figlio piuttosto che un animale da compagnia, come dire, un ampliamento della famiglia, diciamo così, qui potrebbe esserci qualche preoccupazione per il fatto che non siete legalmente sposati, non tanto in chiesa, anche se il Papa mi parla del matrimonio in chiesa,
ma forse è come se non ci fosse qualche contratto tra voi due per tutelare un eventuale figlio piuttosto che un animale da compagnia o cose di questo genere. Per quello che riguarda invece i soldi, allora ragazzi, qua devo dire che essendoci l'imperatrice e l'imperatore, si sta lavorando nel mese di novembre per creare una propria stabilità, una propria concretezza. Ehm, l'imperatore è una di quelle carte che mi parla di costanza. E qui avete il re di spade a testa in giù. C'è bisogno di fare di darsi delle regole per riuscire ad affrontare nel mese di novembre tutto quello che potrebbe succedere a livello economico, sia che siano investimenti, sia che siano entrate, spese, cioè è come se ci dovesse essere una sorta di regola di, come che si chiama, di bilancio preventivo, per il mese di... non credo che sia solo per il mese di novembre, è proprio una cosa come dire, ok, questo è il mio gruzzolo, come lo gestisco, come lo divido, che cosa ne faccio, dove investo, cosa uso come polmone di scorte, diciamo così, è un po' quello. E vi dico che se per caso avete debiti, state finendo di pagare cose o insomma dovete stare stretti per arrivare a non a fine mese, ma per arrivare a compiere quell'obiettivo che avete, che può essere appunto devo investire per X strumentazione per il lavoro, piuttosto che devo fare una come si dice in italiano? Una ristrutturazione della casa. Quello che è, vi danno il consiglio di mettere tutto nero su bianco e di fare un bilancio preventivo, un pre-budget. Sì, non sarà un mese dove potrete spendere e spandere, ma proprio perché comunque state cercando di costruire qualcosa di concreto e quindi sarete molto oculati. Con questo non voglio dire che vi mancheranno, però semplicemente come se non vorreste, aspettate, non voleste spendere per cose inutili. Diventerete più attenti a che tipo di acquisti farete. Ok, se dovessimo parlare di investimenti piuttosto che di borsa, allora è come se arrivasse un momento di piccola crisi dove vi darà, cioè questo momento vi darà la possibilità di risistemare gli investimenti piuttosto che, non lo so, i risparmi, piuttosto che i liquidi, piuttosto che... ehm, è come se ci fosse un riaggiustamento, diciamo, no? Delle quote per ogni settore. Se parlassimo di famiglia, allora io qui ho la sensazione, ragazzi, che potrebbero esserci delle questioni delle questioni da affrontare, ci potrebbe essere come un'indecisione su qualche tipo di scelta da prendere. Ehm, diciamo che non la vedo proprio così semplice, così lineare, anzi io qui ho come la sensazione che, come vi dicevo all'inizio, ci sia da andare un po' ai tempi dell'infanzia, ai tempi remoti, per cercare di capire da dove arrivano questi conflitti. Ok, perché ho la sensazione che ci siano come delle dinamiche che si ripetono all'interno della famiglia. E diciamo che novembre sarà un mese ottimo per mettere in luce quelle dinamiche malsane che non servono più e sarà un ottimo momento per creare nuove regole. Avete anche lì, guardate, le carte di fine lettura sono bellissime, se ve lo devo dire, perché poi adesso ci arrivo. Abbiamo questo giudizio che mi parla di una presa di consapevolezza, di una rinascita, di un qualche cosa
diventate imperatori, ok? Da regina di bastoni al contrario, o anche da re di pentacoli al contrario, si passa ad imperatori. Quindi è come se trovaste la vostra concretezza, la vostra struttura in questo mese, sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista soprattutto, mi verrebbe da dire, finanziario, perché qui, come vi ho detto, ci sono come delle regole da dover mettere, degli equilibri da dover cercare, trovare, delle preoccupazioni da lasciare indietro, come degli obiettivi, c'è un po' da rivedere delle cose. In amore, come vi ho detto prima, anche lì io credo che ci sarà come questa presa di consapevolezza. Credo che soprattutto nel settore affettivo, amore, familiare, amici, insomma, è come se ci fosse una presa di consapevolezza sul fatto che le cose non devono necessariamente essere fatte in un determinato modo, ma possono anche essere fatte in un altro modo. Mm? Fatemelo sapere nei commenti. Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora Osho che consiglio vi dà. Fioritura e totalità. Questa è una regina di denari e questo è un 5 di bastoni. Guardate, avete anche due volte il 10 di pentacoli. Credo che e c'è quel discorso a cui ho accennato prima che diceva che è come se vi mancasse qualche titolo di studio, qualche cosa per. E io qui credo che sia proprio il discorso come vi posso dire? Considerare l'insieme delle cose. Questa carta è anche una carta che parla di collaborazione con gli altri e di fidarsi, ma anche affidarsi certe volte agli altri. Però sento ragazzi che è un periodo veramente dove arriva appunto, come dice questa carta, la fioritura, la concretezza, la materialità, il denaro anche. Diciamo che magari non proprio nel mese di novembre, potrebbe iniziare ad arrivare a dicembre per qualcuno, soprattutto se siete dell'ultima decade. Comunque, giù di lì andiamo. Bene ragazzi, vi ricordo che questa lettura la propongo anche a livello privato. Se avete bisogno di maggiori informazioni mi potete contattare via mail. Scrivetemi nei commenti come vi ha risuonato la lettura. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per un percorso privato, personale, cucito su di voi, oppure potete abbonarvi al canale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!